Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumetto Asian Food. Oggi torniamo in Giappone per preparare un piatto, anzi uno snack veramente fantastico e tipico dei combini. Sto parlando del kare pan, ovvero del pane fritto croccante farcito del famoso kare, il curry giapponese. Il kare pan o curry pan, come ho detto, non è un vero e proprio piatto, ma è più uno snack paragonabile alla nostra pizza fritta o alle mozzarelle in carrozza, quindi qualcosa che si può mangiare durante qualsiasi ora del giorno. È un piatto che troverete molto frequentemente nei combini in Giappone, questi piccoli supermercati aperti 24 ore su 24 che vendono un sacco di cose sfiziose da mangiare. La procedura per farlo è veramente semplice e basica, gli ingredienti sono estremamente facili da trovare, vedrete li troverete nel supermercato sotto casa vostra. Andiamo a vederli quindi tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per l'impasto avremo bisogno di 200 g di farina 00, 120 ml di latte, mezzo cucchiaio di zucchero, mezzo cucchiaino di sale, 2 cucchiai di olio di semi e un cucchiaino di lievito secco. Per il ripieno ci serviranno 250 g di manzo macinato, mezza cipolla tritata, uno spicchio d'aglio tritato, una piccola carota a dadini, mezza patata a dadini, un cucchiaio di olio di semi, 2 cucchiai di curry in polvere, un cucchiaio di fecola di patate, 100 ml d'acqua e sale e pepe quanto basta. Per la panatura infine serviranno 150 g di panko, un uovo e un litro di olio per frittura. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione dell'impasto, la preparazione del ripieno, la preparazione dei panini e la loro cottura e per finire impiattamento e degustazione. Per cominciare, prepariamo l'impasto. Mettiamo la farina in una bacinella. Aggiungiamo il sale, lo zucchero, l'olio e mescoliamo gli ingredienti con una frusta. Aggiungiamo ora il latte tiepido con diluito all'interno il lievito e mescoliamo velocemente con la frusta. Mescoliamo ora con le mani in modo da legare il composto per poi trasferirlo sul piano di lavoro. Cominciamo a impastare energicamente la massa per 10 minuti in modo da renderla liscia ed elastica. A questo punto stendiamola un po' e diamole una forma sferica. Mettiamola in un contenitore, copriamola con pellicola alimentare e lasciamola riposare nel forno spento ma con la luce accesa per circa un'ora. Passato questo tempo l'impasto avrà raddoppiato di volume. Togliamolo dal contenitore e posizioniamolo sul piano di lavoro. Tagliamolo quindi a metà e ogni metà in 3 parti uguali. Stendiamo i bordi di ogni pezzo in modo da conferire una forma sferica. Quindi, facendolo ruotare tra i palmi delle mani, creiamo delle palline perfette. Una volta pronte le 6 palline, copriamole con pellicola alimentare e facciamole riposare ancora 15 minuti nel forno spento. Per preparare il ripieno, aggiungiamo l'olio nella padella antiaderente e lasciamolo scaldare. Una volta caldo, aggiungiamo la cipolla tritata, l'aglio tritato e lasciamoli soffriggere un minuto. Quando il trito comincia a dorare, aggiungiamo la carne macinata e mescolandola, cuociamola qualche minuto. Aggiungiamo sale e pepe. Continuando a mescolare, cuciniamo per altri 5 minuti. Quando la carne avrà cambiato totalmente colore, aggiungiamo le carote e le patate. Mescoliamo bene, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco medio 5 minuti. Nel contempo mettiamo il curry in una tazza. Aggiungiamo la fecola di patate, l'acqua e mescoliamo bene con una frusta. Una volta fatto, riserviamo a parte. Passati i 5 minuti, togliamo il coperchio e aggiungiamo alla carne il composto appena ottenuto. Mescoliamo e lasciamo asciugare qualche secondo. Se serve, correggiamo di sale, togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare totalmente il ripieno in frigo. Infariniamo un poco il piano di lavoro e appoggiamoci sopra una pallina di impasto. Stendiamola con l'aiuto di un mattarello in modo da ottenere un disco di 12-15 cm di diametro. Una volta fatto, posizioniamo al centro 2 cucchiai di ripieno raffreddato e chiudiamo quindi i 2 bordi laterali pizzicandoli. Sempre pizzicando, facciamo aderire i bordi tra di loro, sia da una parte che dall'altra. Ripieghiamoli quindi delicatamente sul panino per farli aderire. Rigiriamolo e diamogli una forma leggermente allungata. Sbattiamolo delicatamente sul piano di lavoro per renderlo ermetico e una volta fatto, prepariamoci alla cottura. Prepariamo 2 vassoi,
uno con il panko e l'altro con l'uovo sbattuto. Immergiamo il panino nell'uovo in modo che ne sia ben ricoperto. Quindi facciamolo sgocciolare e mettiamolo nel panko. Ricopriamo uniformemente il panino con la panatura, quindi una volta pronto lasciamolo riposare 5 minuti. Scaldiamo l'olio a 160 gradi, quindi immergiamo i panini 2 o al massimo 3 alla volta. Friggiamoli 5 minuti rigirandoli di tanto in tanto finché non saranno uniformemente dorati. A questo punto togliamoli dall'olio, disponiamoli su una griglia e prepariamoci alla degustazione. Itadakimasu! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del curry pan, che come avete visto è veramente semplice. Tutti i passaggi sono veramente basici, semplici da eseguire e anche la chiusura del pane è veramente standard, quindi non avrete veramente nessuna difficoltà a eseguire questo piatto. Fate solamente attenzione alla temperatura dell'olio, che deve essere non troppo alta, altrimenti brucerete l'esterno dei curry pan lasciando un po' troppo crudo l'interno, cosa non veramente piacevole. Questa ricetta è chiaramente la ricetta di base, quella con carne e verdure, carne di manzo e verdure, ma potete ovviamente dare libero sfogo alla vostra fantasia e mettere dentro quello che volete. Potete cambiare la carne di manzo con quella di maiale, con quella di pollo, con dei frutti di mare, dei crostacei, farla solamente di verdure, metterci dentro i funghi, potete addirittura metterci del formaggio filante dentro, ma questo non ditelo a nessuno perché lo conoscono solamente 2 persone. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumeto Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti fatelo subito, mi raccomando, è importantissimo. Iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!